Bentornati amici, in questo nuovo video andiamo ad affrontare qualcosa di molto particolare, ovvero la realizzazione di un terreno fangoso con dei prodotti già pronti, in questo caso questo prodotto della AK che avete visto nel passaggio precedente. Come vedete è un prodotto piuttosto comodo e che si può spalmare semplicemente con un pennello, anche vecchio come avete visto, e anche con una spatolina. È un prodotto quindi liquido, già pronto, che si stende semplicemente sulla basetta e che permette di realizzare un terreno fangoso. Ho quindi preso i protagonisti di questa scenetta, che sono 4 figurini, un carro e quella casetta in balsa che voi avete già visto e che già dovreste riconoscere. Sulla basetta ho fatto dei piccoli buchi per inserire i figurini. Con della colla, una ottima colla 21, ho quindi incollato il figurino e fatto aderire al meglio tutto quanto. Con poi questo prodotto, questa pasta pronta, ho quindi e una spatolina rifinito il tutto per far aderire al meglio il soldatino, il mio figurino della Zvezda. Come dicevamo, con una piccola spatolina possiamo semplicemente spalmare sul nostro terreno quello che sarà poi un terreno umido. Questo marchio, l'H, permette di avere dei terreni e delle paste pronte per realizzare dei terreni molto vari, da questo fangoso o comunque con un effetto bagnato a addirittura anche la sabbia. Ho preso il carro, ho pensato a come e dove inserirlo. Vedete, la pasta è ancora piuttosto liquida e piuttosto morbida. Sicuramente servirà del tempo per far sì che possa seccarsi al 100%. Tuttavia, quando la pasta era ancora liquida, ho continuato a lavorare con la spatolina per rifinire il tutto e poi ho iniziato a eliminare del prodotto lì dove sono passati i cingoli, lì dove è passato il carro. La mia idea era quello di far vedere lì dove è passato il carro un terreno quindi mosso, un terreno ancora umido dove si forma una vera e propria pozzanghera. Ma non vi anticipo nient'altro, ora continuiamo a lavorare sul terreno. Potete vedere le impronte lì del carro e qui ho continuato con un pennello a testurizzare la basetta, ovvero a dare un'idea di maggior movimento. Per far questo ho utilizzato anche della canapa idraulico o della posidonia, ovvero ho steso sul terreno ancora non asciutto del tutto la posidonia e poi con il pennello ho picchiettato, così da far diventare il terreno non liscio, ma rugoso potremmo dire. Vedete, questo ha un aspetto più reale rispetto a quello che sembrava quella pasta in un primo passaggio. Ecco qui ho continuato in questo modo. Vedete anche che ho incollato già i 4 soldatini e il carro. La basetta adesso è pronta, però torniamo alle nostre pozzanghere. Con questa ottima acqua del lavalleo, che non è altro che una resina pronta e mischiata con un pennello, anche questo vedete effettivamente sembra aver fatto le guerre puniche, ho mischiato un colore giallo mimetico italiano con questa resina della Vallejo. È una resina già pronta, quindi monocomponente, che permette di fare sia effetto bagnato, ma allo stesso tempo anche delle vere e proprie pozzanghere, che a lungo andare hanno un effetto vivo, lucido e che sembrano realmente acqua. È un prodotto che veramente vi consiglio, è ottimo per fare questi lavori. Come vedete, ho quindi inumidito la parte intorno alle ruote, intorno ai cingoli, le impronta dei cingoli sono state completamente riempite con questo prodotto, così da far sembrare una vera e propria pozzanghera, e poi nella zona dove ovviamente ho messo la neve ho simulato lo sciogliersi della neve stessa, quindi ho simulato con questo prodotto un terreno umido o veramente bagnato, come in questo caso. Quindi ho continuato con questo pennellino a inumidire la superficie lì dove credevo
che potesse essere effettivamente umida nella realtà. Per questo passaggio, volendo, una volta seccato il tutto, potreste aiutarvi anche con un trasparente lucido. Quindi in questo breve video vi ho fatto vedere come si può realizzare un terreno fangoso partendo da dei prodotti già pronti. Questi prodotti sono molto utili e vanno usati quindi anche con un criterio. Concludendo questo video quindi con le ultime foto del lavoro, vi voglio dire che questi prodotti sono fantastici anche per chi ha le prime armi. Tuttavia bisogna saperli usare, in quanto pur essendo prodotti pronti e pur sembrando piuttosto semplici, possono avere delle insidie. Quindi quello che vi posso dire è: sappiate usare questi prodotti, ma sappiate anche capire come e dove andarli ad utilizzare. Quindi per oggi è tutto, questo è stato un video veramente veloce, spero che vi sia stato utile e ci sentiamo al prossimo video.